Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oggi trattiamo un argomento, non ne parlo mai, però l'oggetto dell'argomento di oggi è questo: modifiche inibite sulle domande per l'assegno unico per molte persone e famiglie. Che cosa sta succedendo? Quindi una persona mi ha contattato qui sul canale, nei messaggi sotto i video, per dirmi che sul suo cassetto previdenziale, all'interno del sito internet dell'INPS, era apparsa una scritta mai vista prima, che diceva così: attenzione, le modifiche sono momentaneamente inibite per verifiche in corso. Questa persona mi diceva di aver già ricevuto i pagamenti fino a quel momento, quindi fino a quel momento la situazione pareva fosse tutta a posto e quindi voleva capire cosa fosse successo fino lì e se per caso la sua domanda fosse stata bloccata. In realtà la domanda non è bloccata, attenzione, a meno che non ci siano scritte particolari tipo la classica in evidenza alla sede. Dovete sapere che l'INPS periodicamente, quindi ogni tot mesi, settimane, adesso non so esattamente ogni quanto, quindi periodicamente comunque effettua delle verifiche per controllare che alcuni dati siano corretti, come per esempio la residenza anagrafica, e quando appare questa scritta vuol dire che l'INPS sta lavorando su quella pratica, sulla vostra pratica. Quindi in definitiva molte volte basta solo aspettare qualche giorno che l'INPS finisce di fare tutti i suoi controlli e poi sblocchi la pratica. Ecco, se, e dico se, questo non dovesse succedere, allora sarebbe meglio contattare il centralino dell'INPS, soprattutto se dovesse trovare delle scritte tipo, come vi ho detto prima, in evidenza alla sede, in istruttoria o sospesa. Ecco, allora in quel caso secondo me sarebbe meglio effettivamente contattare il centralino dell'INPS per chiedere come mai. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. In questi giorni per molte persone, famiglie, scadono i primi 18 mesi per tutti quelli che hanno inviato la domanda dopo più di un anno e passa di pagamenti di assegno di inclusione. Molte persone mi scrivono dei messaggi qui nei video per dirmi che stanno ancora aspettando il pagamento dell'assegno di inclusione e nei giorni della ricarica si nota che non è stato accreditato nessun importo sulla carta. Ebbene, la risposta, che anche se può sembrare banale, ma non lo è affatto, rivela che alla fine si scopre che l'assegno di inclusione è decaduto perché sono trascorsi tutti i mesi di percezione del sostegno. Cosa vuol dire? Che molte persone non si ricordano, non si sono dimenticate del fatto che sono passati i 18 mesi e quindi a un certo punto dicono: come mai non arriva più il pagamento, e si ritrovano senza soldi. Ma non c'è solo questo, perché adesso vediamo quale altro eventuale motivo potrebbe esserci dietro al mancato pagamento. Prima di tutto è molto importante che tutti voi teniate sempre sotto controllo la data di scadenza della domanda, ok? Così da riuscire a rinnovare in tempo la pratica per poter fare la richiesta di rinnovo. Altrimenti sapete cosa succede?
c'è il rischio di rimanere senza il pagamento dell'assegno per 2 mesi interi, perché come sapete, in base alla normativa, il beneficio scade dopo 18 mesi questo giro, poi dal prossimo anno saranno 12, ma per questo giro sono 18 mesi di pagamento e il rinnovo si può fare solo nel mese successivo a quello in cui c'è stato l'ultimo pagamento. E siccome nella maggior parte dei casi la prima mensilità viene pagata nel mese successivo a quello di invio della domanda, ne risulta che tra un rinnovo e l'altro c'è un mese di sospensione del pagamento in cui non si riceve nessuna ricarica. E voi dite, vabbè, è fino lì, lo sappiamo, funziona così. Quindi è importante tenere sempre sotto controllo la scadenza per poter poi inviare la domanda di rinnovo, perché una domanda inviata in ritardo, oltre al già ritardo che ci mette a causa del mese della sospensione, potrebbe arrivare addirittura alla sospensione del pagamento anche per ben più di un mese. Mi raccomando, perché se ci mettiamo il mese di sospensione, poi uno che si dimentica, perché non avevo tenuto sotto controllo la domanda, le qua e di là, magari passano 3-4 settimane, un bel momento passano ben 2 mesi. E anche lì il discorso che, capito? Bisogna sempre tenere un po' sotto controllo le scadenze, quindi prendere un po' l'abitudine di segnarsi in calendario tutto quanto. L'altro argomento di oggi è una domanda particolare. Ne avevo già parlato forse 2 anni fa all'interno di un altro video, quindi sono andato a ripescare un attimino l'argomento, più che altro per rinfrescarci la memoria. La domanda è questa: la carta acquisti si paga? Cioè bisogna pagare per avere la carta acquisti? Allora, la risposta è assolutamente no, quindi no, la carta acquisti non si paga ed è gratis e comunque viene ricaricata gratuitamente dallo Stato, ok? A questo punto uno dice, allora come faccio a richiederla? Basta fare domanda alle poste italiane. E dove trovo i moduli per fare la domanda? Li potete tranquillamente scaricare o dal sito internet delle poste italiane o dal Ministero dell'Economia, ma tanto, cioè, non so neanche a dirvelo perché tanto rischiamo veramente di girare su un sito internet abnorme, oppure ancora meglio e molto più comodo, si possono ritirare direttamente negli uffici delle poste italiane. E poi, una volta fatto la domanda, dove si ritira la carta? Dove si può ritirare? Diciamo che intanto si fa tutto nell'ufficio postale, portando con sé la documentazione inviata da Poste Italiane per il ritiro, una copia della domanda e un documento d'identità. E poi una volta che l'ho ritirata e mi ritrovo in mano questa carta, no? Che ci faccio con questi soldi? Come si usa? È semplicissimo. Si usa come una normale carta di pagamento elettronica, quindi per capirci come un bancomat o una carta di credito. Si può usare nei supermercati, nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie. L'importante è che questi negozi, esercizi commerciali siano abilitati al circuito Mastercard e poi oltretutto non solo in questi negozi che vi ho appena detto, si può utilizzare anche all'interno degli uffici postali per pagare le bollette. E allora dice, allora io non voglio pagare le bollette, mi vado a ritirare i soldi. Quindi la domanda è, posso ritirare del denaro dalla carta? Purtroppo no, si può usare solo per pagare, quindi dalla carta non si possono ritirare soldi. Un'altra domanda molto interessante è questa: posso cedere la carta, cioè posso darla a qualcun altro? Allora, la carta è personale, quindi non si può dare a un'altra persona, deve essere utilizzata solo dal titolare, come già sapete il funzionamento, come funziona già tipo un bancomat o una carta di credito.
Un'altra domanda molto interessante è questa: posso ricaricarla? Quindi a questo punto mi ritrovo dei soldi in più, vado in posta e la ricarico, no? No, neanche quello si può fare, non è possibile ricaricare la carta come se fosse una carta ricaricabile. Gli unici che ricaricano la carta sono, anzi non gli unici, l'unico che ricarica la carta è lo Stato. E poi, per concludere l'argomento carta acquisti, per richiedere la carta bisogna avere un reddito massimo ai fini di l'ISEE non superiore a una determinata cifra, che adesso non vi sto a dire qua, se no non ne usciamo più fuori, e avere un'età superiore ai 65 anni, oppure possono richiederla anche tranquillamente i genitori per conto dei figli minori di 3 anni, ok? Quindi chi ha più di 65 anni oppure per chi ha meno di 3 anni, ecco, per fare prima. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci aggiorniamo in un prossimo video. A presto, ciao!